Lezione 1. Ti piace il sushi? Ehi Anna, ti piace il sushi? Ciao John, adoro il sushi. Che mi dici di te? La trovo affascinante. Ne hai provati dei tipi insoliti? Sì, una volta ho mangiato sushi con polpo. Era sorprendentemente delizioso. Polpo, sembra avventuroso. Com'era la consistenza? Un po' gommoso, ma aveva un buon sapore. Preferisci panini o sashimi? Mi inclino verso i panini. Sembrano più sazianti. Qual è il tuo panino preferito? Il Dragon Roll. È così colorato e contiene gamberetti e anguille. Sembra incredibile. Mi piace l'involtino piccante al tonno. L'hai mai mangiato? Sì, è un classico. La piccantezza aggiunge un bel tocco, vero? Assolutamente. A proposito, cosa ne pensi del wasabi? Lo adoro. È come un'esplosione di sapori. Ne usi molto. Solo un po'. Troppo può essere opprimente per me. D'accordo. Ha sicuramente un impatto. Qual è la tua opinione sulla salsa di soia? Essenziale. Esalta i sapori, soprattutto con il sushi. Esattamente. Che ne dici del dessert dopo? Qualche idea? Sto pensando al gelato al mochi. È la conclusione perfetta per un pasto a base di sushi. Ottima scelta. Adoro il gusto del tè verde. Qual è il tuo? Adoro il mango. È così rinfrescante e fruttato. Lezione 2. Recuperare la carriera. E Anna, è passato un po' di tempo dall'ultima volta che ci siamo incontrati. Come te la sei cavata? Ciao John, lo è davvero. Sono stato impegnato con un nuovo progetto al lavoro. Che ne dici di te? Sono stato bravo. Di recente sono passato a un ruolo manageriale, il che è stato un bel cambiamento. È eccitante. Come stai valutando le nuove responsabilità? È impegnativo ma gratificante. Sto imparando molto sulla leadership e sulle dinamiche di squadra. È bello sentirlo. Anch'io mi sono concentrato sulla gestione dei progetti. È affascinante tenere tutto organizzato. Certo che lo è. A che tipo di progetti stai lavorando? Attualmente sto conducendo una campagna di marketing per il lancio di un nuovo prodotto. È allo stesso tempo elettrizzante e stressante. Posso immaginare. Stai utilizzando nuove strategie per la campagna? Sì, stiamo sfruttando gli influencer dei social media per raggiungere un pubblico più ampio. Hai provato approcci innovativi nel tuo ruolo? Abbiamo sperimentato metodologie agili per migliorare il nostro flusso di lavoro. È stato piuttosto efficace. Sembra interessante. Ho sentito parlare molto dell'agile. Hai notato una differenza nella produttività del tuo team? Sicuramente, il team si sente più forte e impegnato. È incredibile cosa può fare un po' di flessibilità.
Lo adoro. Mantenere il team motivato è fondamentale. Hai qualche consiglio per gestire un team in modo efficace? La comunicazione è fondamentale. Cerco di fare check-in regolari per assicurarmi che tutti si sentano ascoltati. È una strategia intelligente. Faccio lo stesso con la mia squadra. Aiuta davvero a creare fiducia. Assolutamente. È bello aggiornarsi e condividere approfondimenti. Facciamo in modo che diventi una cosa normale. Lezione 3. Studiare i sogni all'estero. E Anna, stavo pensando di studiare all'estero. Cosa ne pensi? Ciao John, sembra un'opportunità incredibile. Quale paese stai considerando? Sono propenso al Canada. Ho sentito parlare molto bene del loro sistema educativo. Il Canada è una scelta eccellente. Le università sono di primo ordine e la cultura è accogliente. Esattamente. Inoltre, ho sempre voluto provare gli sport invernali lì. Ci sei mai stato? Ci sono stato una volta durante l'inverno ed è stato bellissimo. Sciare sulle montagne rocciose è indimenticabile. Sembra incredibile. Mi piacerebbe provare a sciare. Cos'altro ti è piaciuto del tuo viaggio? La scena gastronomica era fantastica. Mi è piaciuto molto provare la poutine e i dolcetti allo sciroppo d'acero. Yum! Ho sentito che la poutine è assolutamente da provare. Hai in mente qualche scuola specifica? Sì, ho dato un'occhiata all'Università di Toronto. I loro programmi sono piuttosto impressionanti. Questa è un'ottima opzione. Ho sentito che anche il campus è bellissimo. Cosa studieresti lì? Mi interessano le scienze ambientali. Voglio concentrarmi sulla sostenibilità. Questo è un campo così importante. Sto considerando la gestione aziendale. Qualche consiglio per candidarti? Inizia presto. Prepara i tuoi documenti e ricevi lettere di raccomandazione efficaci. Fa una grande differenza. Un buon consiglio. Dovrò anche rispolverare le mie competenze linguistiche. Quali risorse mi consigliate? Assolutamente. I corsi online e le app di scambio linguistico sono ottimi per esercitarsi. Darò un'occhiata a quelli. Sono entusiasta di questo viaggio, ma è anche un po' scoraggiante. È naturale sentirsi così. Fai un passo alla volta e starai bene. Grazie, Anna. Il tuo supporto significa molto. Teniamoci aggiornati sui nostri piani. Lezione 4. Padroneggiare il barbecue. E Anna, sono così entusiasta di accendere il barbecue oggi. Cosa pensi che dovremmo cucinare? Ciao John. Grigliare è il massimo. Suggerisco pollo marinato e alcune verdure per un piatto colorato. Ottima idea. Adoro le verdure grigliate. Hai una marinata preferita per il pollo? Di solito scelgo un mix di olio d'oliva, aglio e succo di limone. Aggiunge un sapore così fresco. Sembra delizioso. Ho anche sentito che l'aggiunta di erbe come il rosmarino migliora davvero il gusto.
Assolutamente. Le erbe fresche possono fare una grande differenza. Hai delle erbe aromatiche nel tuo giardino? Sì, coltivo basilico e timo. Li userò sicuramente. Che ne dici di condire le verdure? Una spolverata di sale, pepe e un pizzico di aceto balsamico fa miracoli. È semplice ma gustoso. Adoro l'aceto balsamico. Dobbiamo grigliare le verdure separatamente o metterle sulla stessa griglia del pollo. Consiglio di grigliarli separatamente. In questo modo non si cuoceranno troppo con il pollo. Pensiero intelligente. Allestirò un'area grigliata separata per le verdure. Per quanto tempo cuoci di solito il pollo? Circa 6-8 minuti per lato, a seconda dello spessore. Controllate sempre la temperatura interna. Bene, la sicurezza prima di tutto. Qual è il tuo trucco per sapere quando il pollo è pronto? Di solito taglio la parte più spessa per controllare se non è più rosa. È un metodo affidabile. Ottimo consiglio. Mi viene fame solo a pensarci. Dovremmo preparare anche alcuni contorni. Sicuramente. Una semplice insalata e del pane all'aglio completerebbero perfettamente il pasto. Sembra perfetto. Prepariamo tutto e faremo una fantastica grigliata. Lezione 5. Accogliere un nuovo membro del team. Ehi Anna, la nuova arrivata entrerà a far parte del nostro team la prossima settimana. Cosa dobbiamo preparare? Ciao John, è emozionante. Dovremmo assolutamente organizzare un caloroso benvenuto per loro. D'accordo. Forse potremmo organizzare un piccolo pranzo di benvenuto? Ottima idea! È un bel modo per tutti di conoscersi. Esattamente. Che tipo di cibo pensi che dovremmo ordinare? Suggerisco un mix di opzioni, forse pizza, insalate e alcuni dessert. Perfetto. Tutti amano la pizza. Dovremmo preparare anche dei rompighiaccio? Sì, divertenti rompighiaccio possono aiutare tutti a sentirsi più a proprio agio. Conosco alcuni giochi che potrebbero funzionare. Ne facciamo un brainstorming insieme? Assolutamente. Potremmo iniziare con un gioco due verità e una bugia. È sempre divertente. Incoraggia tutti a condividere qualcosa su se stessi. Esattamente. Inoltre, è un ottimo modo per rompere il ghiaccio. Cos'altro dovremmo prendere in considerazione? Potremmo anche creare una carta di benvenuto firmata da tutto il team. È un tocco premuroso. Dimostra che siamo entusiasti di averli. Dovremmo anche fornire loro un breve orientamento sui nostri progetti. Sì, sarebbe utile. Una rapida panoramica li aiuterà a sentirsi inclusi. Ottimo! Assicuriamoci di essere pronti prima del loro primo giorno. Lezione 6. Abbracciare l'unicità. E Anna, hai mai sentito che non piacerai a tutti? Ciao John, sì, penso che sia una parte naturale della vita, giusto? Sicuramente. Credo sia importante abbracciare la nostra individualità. Esattamente.
Cercare di accontentare tutti può essere estenuante. Vero, è meglio concentrarsi sull'essere autentici. L'hai provato? Ce l'ho. Mi ci è voluto un po' per accettare che va bene essere me stesso. È una grande realizzazione. Come sei arrivato a questa conclusione? Ho capito che chi mi apprezza resterà qui. Ben detto. Circondarci di persone che ci supportano è fondamentale. Assolutamente. Aiuta a rafforzare la fiducia e l'accettazione di sé. Pensi che i social media influenzino il modo in cui vediamo noi stessi? Sì, può creare aspettative non realistiche. A volte è importante disconnettersi. Sono d'accordo. Fare una pausa mi aiuta a ritrovare la prospettiva. Come si ricarica di solito? Amo passare il tempo all'aria aperta. La natura mi solleva sempre il morale. Sembra rinfrescante. Mi piace leggere o provare nuovi hobby. Questi sono ottimi modi per abbracciare chi sei. Lezione 7. Approfondimenti sulla salute. E Anna, sapevi che eseguire un esame fisico può rivelare molto sulla salute di qualcuno? Ciao John, sì. È affascinante quanto i medici possano imparare da esso. Assolutamente. Quale pensi sia la parte più importante? Direi che controllare i parametri vitali come la pressione sanguigna e la frequenza cardiaca è fondamentale. D'accordo. Questi sono indicatori chiave della salute generale. Ti sei mai sottoposto a un controllo approfondito? Sì, è stato illuminante. Hanno persino controllato i miei livelli di colesterolo. Questo è importante. Il colesterolo alto può portare a problemi seri. Esattamente. E hanno anche esaminato il mio indice di massa corporea. Pensi che sia una misura affidabile? È una linea guida utile, ma non racconta tutta la storia, giusto? Giusto. Anche la massa muscolare e la composizione corporea sono importanti. Che dire dell'esercizio fisico regolare? Come si inserisce nel rimanere in salute? L'esercizio fisico è fondamentale. Migliora l'umore e mantiene il nostro corpo in forma. Sicuramente. Mi piace fare jogging. Mi schiarisce davvero le idee. È fantastico. Preferisco andare in bicicletta. Sembra un'avventura. Entrambe sono ottime scelte. Rimanere attivi è fondamentale per una buona salute. Di sicuro. Inoltre, è divertente provare diverse attività per vedere cosa ci piace. Lezione 8. Energy Boost. E Anna, hai notato come uno stile di vita sano influisce sui nostri livelli di energia? Ciao John, assolutamente. Ho sicuramente più energia durante il giorno. Lo stesso qui. Quali modifiche hai apportato per aumentare la tua energia? Ho iniziato ad allenarmi regolarmente. Fa davvero la differenza. È fantastico. Sto cercando di mangiare più frutta e verdura. Buona scelta. Forniscono nutrienti essenziali.
Qualche frutto preferito? Adoro le banane. Sono così convenienti e ottimi per uno spuntino veloce. Le banane sono perfette. Mi piacciono i frutti di bosco. Sono deliziosi e ricchi di antiossidanti. I frutti di bosco sono fantastici. Hai provato ad aggiungerli ai frullati? Sì, i frullati sono un modo divertente per assumere una varietà di nutrienti. Sono d'accordo. Cosa metti di solito nel tuo? Mescolo spinaci, yogurt e un po' di miele. Che mi dici di te? Mi piace aggiungere l'avena per la fibra. Mi mantiene pieno più a lungo. Sembra gustoso. Bevi frullati ogni mattina? Per lo più, è diventata una routine rinfrescante. Hai un rituale mattutino? Mi piace meditare per qualche minuto. Mi concentra sulla giornata. È una pratica meravigliosa. Dovrei provarlo per concentrarmi meglio. Lezione 9. Grocery Adventure. E Anna, sei pronta per il nostro giro a fare la spesa? Ciao John, assolutamente. È sempre più divertente fare acquisti insieme. Sono d'accordo. Siamo in grado di affrontare l'elenco in modo efficiente. Qual è il primo della tua lista? Devo prendere della verdura fresca. Sono essenziali per i miei pasti. Ottima scelta. Sto cercando delle spezie per insaporire i miei piatti. Le spezie possono fare una grande differenza. Hai dei preferiti? Adoro il cumino e la paprika. Aggiungono una tale profondità ai sapori. Scelte eccellenti. Sono un grande fan del basilico e dell'aglio. Sono versatili. Di sicuro, assicuriamoci di controllare la sezione dedicata alle erbe. Buona idea. E dovremmo cercare eventuali sconti sui prodotti biologici. Assolutamente. Risparmiare denaro mangiando sano è vantaggioso per tutti. Farò una lista e vedrò cosa vogliono. È molto più facile così. Perfetto. Seguiremo il piano ed eviteremo acquisti impulsivi. Esattamente. Inoltre, possiamo esplorare nuovi prodotti già che ci siamo. Sì, provare cose nuove può essere eccitante. Non vedo l'ora. Lezione 10. Pianificazione anticipata. E Anna, hai pensato alla nostra preparazione dei pasti per la settimana? Ciao John, sì. Pianificare in anticipo rende la cottura molto più semplice. Lo fa davvero. Quali piatti stai pensando di preparare? Sto considerando un soffritto con tante verdure colorate. Sembra delizioso. Potrei preparare del pollo alla griglia per accompagnarlo. Perfetto! Possiamo combinare i nostri pasti per variare. Cos'altro dovremmo includere? Che ne dite di una sostanziosa zuppa? È ottimo per gli avanzi. Ottima idea! Adoro fare il minestrone. È così abbondante e nutriente. Porterò gli ingredienti per farlo. Che mi dite degli snack?
Preparerò delle palle energetiche. Sono sani e facili da afferrare. È un'idea fantastica. Avremo molte opzioni per tutta la settimana. Sì, e ci farà risparmiare tempo nei giorni più affollati. Esattamente. Facciamo una lista della spesa per non dimenticare nulla. Lezione 11. Preoccupazioni relative all'assistente vocale. E Anna, hai problemi di privacy quando usi gli assistenti vocali? Ciao John, sì, spesso mi chiedo quanto ci ascoltino davvero. È un po' inquietante, vero? A volte mi sembra che sappiano troppo. Esattamente. Temo che le mie conversazioni vengano registrate a mia insaputa. Questa è una preoccupazione valida. Hai mai modificato le impostazioni per una maggiore privacy? Ce l'ho. Ho disattivato la funzione che salva le mie registrazioni vocali. Mossa intelligente. Inoltre, limito le opzioni di condivisione dei dati. Questo è saggio. Pensi che questi assistenti valgano il compromesso sulla privacy? È una decisione difficile. Sono convenienti, ma a che prezzo? Giusto. Adoro l'aiuto che forniscono, soprattutto per i promemoria e la musica. Lo stesso qui, ma a volte penso di passare ai metodi manuali. Potrebbe essere una buona idea. Un po' meno di comodità per una maggiore tranquillità. Esattamente. Credo che si tratti solo di trovare il giusto equilibrio. Di sicuro. Forse dovremmo esplorare alternative che diano priorità alla privacy. Ottima idea. Ci sono alcune opzioni che si concentrano esclusivamente sulla sicurezza. Lezione 12. Indicazioni di navigazione. E Anna, qual è il modo migliore per navigare da qui? Ciao John. Ok allora, al semaforo, gira a destra su Oak. Capito. Cosa c'è dopo? Dopo Oak, prendi la prima strada a sinistra su Maple Street. Maple? Ok. È la strada con la caffetteria? Sì, è un ottimo posto per una pausa caffè veloce. Perfetto. Mi servirebbe una dose di caffeina. Quanto dista da lì? Solo pochi isolati. Lo vedrai alla tua destra. Fantastico. E dopo il caffè, devo andare direttamente al parco? Esattamente. Prosegui dritto e troverai l'ingresso del parco. Ottimo. Non vedo l'ora di fare una passeggiata. Consigli per il parco? Porta un po' d'acqua. Può fare caldo, soprattutto nel pomeriggio. Buona idea. Mi assicurerò di rimanere idratato. Grazie per le indicazioni. Lezione 13. Piani di classe. E Anna, sono d'accordo. Facciamo un piano e andiamo in classe insieme la prossima settimana. Ciao John, sembra un'ottima idea. A quale corso stai pensando? Stavo pensando al corso di pittura. Potrebbe essere molto divertente.
Oh, adoro dipingere. È un modo meraviglioso per esprimere la creatività. Esattamente. Inoltre, possiamo imparare nuove tecniche insieme. Sì, hai uno stile specifico che vuoi esplorare? Mi interessa l'acquerello. È così fluido e vibrante. L'acquerello è bellissimo. Mi piace la pittura acrilica. È più versatile. Questo è vero. Potremmo persino sperimentare con i mezzi di miscelazione. Ottima idea! Sarebbe divertente vedere i diversi effetti che possiamo creare. Assolutamente. Dovremmo controllare l'orario delle lezioni e iscriverci. Sì, facciamolo. Posso cercarlo adesso. Perfetto. Sono entusiasta di questa nuova avventura artistica. Lezione 14. New Job Joy. E Anna, ti piace il tuo nuovo lavoro? Ciao John, è fantastico. Mi piace molto l'atmosfera amichevole. È meraviglioso. Un buon ambiente di lavoro fa una grande differenza. Assolutamente. Tutti sono così solidali e disponibili. È fantastico. Hai fatto nuove amicizie lì? Sì, ho già stretto un legame con un paio di colleghi durante il pranzo. Sembra adorabile. Avete tutti interessi simili. Lo facciamo. Abbiamo parlato di film e programmi per il fine settimana. Bello. È bello avere un terreno comune su cui connettersi. Sì, rende davvero il posto di lavoro più simile a una comunità. Trovi il lavoro stesso piacevole? Sicuramente. I compiti sono impegnativi ma gratificanti. Questo è importante. Sentirsi realizzati nel proprio ruolo è fondamentale per la soddisfazione sul lavoro. Lezione 15. Contratti insoliti. E Anna, hai saputo di quell'insolito contratto stipulato a Parigi? Ciao John, no, non l'ho fatto. Cosa è successo? La vittima riguardava un ex primo ministro innocuo e anziano. Sembra intrigante. Qual era la natura del contratto? Era avvolto nel mistero, ma ha sollevato molte sopracciglia. Posso immaginare. Perché qualcuno dovrebbe prendere di mira una figura del genere? Forse per inviare un messaggio o fare una dichiarazione sulla dinamica del potere. È una mossa audace. Ti fa riflettere sulle motivazioni alla base. Esattamente. Le persone possono essere imprevedibili, specialmente in politica. Vero. È affascinante come questi eventi possano influenzare la percezione pubblica. Sì, e spesso portano a discussioni su etica e responsabilità. Sicuramente. Mi chiedo come ha reagito il pubblico a questo incidente. Deve esserci stato un misto di shock e intrigo. Lezione 16. Il clima delle Hawaii. E Anna, sapevi che le Hawaii hanno un clima mite nonostante siano ai tropici? Ciao John, davvero? È interessante.
Cosa lo rende così delicato? Le brezze marine svolgono un ruolo significativo nel mantenere le temperature confortevoli. Questo ha senso. Ho sentito dire che è bello lì tutto l'anno. Assolutamente. È perfetto per le attività all'aperto e per esplorare la natura. Mi piacerebbe molto visitarlo. Qual è la tua isola preferita? Ho un debole per Maui. Ha paesaggi e cascate mozzafiato. Sembra incredibile. Ho sentito che anche le spiagge sono incredibili. Lo sono davvero. Inoltre, ci sono ottimi sentieri escursionistici per gli amanti dell'avventura. Fare escursioni in paradiso sembra un sogno. Qual è il momento migliore per andare? Ogni momento è bello, ma la primavera e l'autunno sono particolarmente piacevoli. Devo pianificare un viaggio. Vivere quel clima sarebbe rinfrescante. Sicuramente, è una miscela unica di bellezza e comfort. Lezione 17. Radici della lingua inglese. E Anna, hai pensato a come si è sviluppata la lingua inglese in Nord America? Ciao John, sì. È affascinante come si sia evoluto da varie lingue europee. Esattamente. Gli immigrati hanno portato i loro dialetti e le loro culture, dando forma all'inglese così come lo conosciamo. Questo è vero. È come un crogiolo di influenze linguistiche. Giusto. Hai notato differenze regionali specifiche? Sì, gli accenti e lo slang possono variare notevolmente in tutto il paese. Di sicuro. Adoro quanto sia vivace e diversificato l'inglese per questo motivo. Assolutamente. Mantiene il linguaggio dinamico e in continua evoluzione. Pensi che questa diversità arricchisca l'esperienza di apprendimento? Sicuramente. Espone gli studenti a espressioni e contesti diversi. D'accordo. Inoltre, ci aiuta a comprendere meglio le sfumature culturali. Sì, la lingua è uno strumento così potente per la comunicazione e la connessione. Esattamente. È emozionante esplorarne la storia e l'evoluzione.